In Solco viviamo la diversità generazionale in modo molto organico, anche per via della nostra composizione che appunto siamo un'azienda composta in gran parte da millennials, quindi una generazione che per natura sa dialogare con profili più senior e anche con i nuovi, diciamo, ingressi. Al momento non abbiamo, diciamo, dei protocolli eccessivamente rigidi, standardizzati, perché preferiamo che lo scambio avvenga in modo automatico e quotidiano e non avendo grandi necessità di scambio tra generazioni molto diverse tra loro per il motivo di cui sopra. Valorizziamo questo equilibrio in cui da una parte c'è l'esperienza delle persone più senior, diciamo, che conoscono le dinamiche del mercato del lavoro, dell'organizzazione, e dall'altra la spinta dei più giovani verso l'innovazione. Questo passaggio, diciamo, di testimone avviene spontaneamente, quindi i profili più senior offrono metodo, rigore, visione strategica anche se nei progetti che scriviamo o che realizziamo, mentre i più giovani portano una velocità di nuove competenze digitali. In base alla nostra esperienza, le criticità emergono più spesso non dal punto di vista valoriale, ma riguardano, diciamo, soprattutto l'approccio operativo, gli strumenti di comunicazione. Essendo un'azienda composta, come detto, da millennials in particolar modo, ci troviamo spesso a dover fare appunto da ponte rispetto a queste diverse esigenze. Una delle tipiche incomprensioni riguarda proprio l'uso dei canali, in cui i più junior si trovano più a loro agio con la messaggistica istantanea, per esempio, e preferire tool di collaborazione in cloud, mentre le persone più senior necessitano di una telefonata, il confronto diretto o una mail più strutturata. Anche il problem solving, a volte ci sono approcci differenti, in cui i più giovani sono portati più a sperimentare, magari per evitare invece errori, le figure senior dedicano più tempo all'analisi dei rischi. Ma queste sono in realtà divergenze che in realtà non sono ostacoli, ma magari sono approcci diversi che messi insieme possono generare ovviamente un approccio intermedio che può essere la soluzione ottima per l'organizzazione. In base alla mia esperienza e alla mia visione, diciamo, professionale, penso che il dialogo intergenerazionale non si possa imporre, ma vada coltivato con delle azioni pratiche e concrete. Ad esempio, una delle più efficaci è il reverse mentoring, che è un modello in cui non è solo il senior a insegnare, magari i più giovani trasferiscono competenze nuove, digitali, ad esempio nuovi approcci operativi ai colleghi con più anzianità. Oltre a questo, un altro paradigma fondamentale può essere quello del feedback, quindi la cultura del feedback 360, bidirezionale, l'uso di piattaforme di collaborazione orizzontale. Quindi quando si abbatte l'idea che l'età coincida con la gerarchia del sapere, si crea uno spazio in cui un millennial, un Gen Z può guidare un progresso innovativo e un senior può offrire la necessaria, diciamo, profondità strategica. Quindi la buona pratica per eccellenza è la creazione di team basati sulle skill e non tanto sull'anagrafe. I benefici di un ambiente intergenerazionale risiedono nella creazione di un ecosistema, diciamo, di ambidestria organizzativa, capace, diciamo, di bilanciare l'exploitation e l'exploration, quindi il valore aggiunto non è dato solo da una singola fascia di età, ma dalla complementarietà cognitiva tra diverse generazioni. Da un lato, quindi, le generazioni più senior garantiscono la conservazione del capitale strategico della conoscenza tacita, fondamentale per la gestione, diciamo, dei rischi e la stabilità dei processi. Dall'altra parte, l'ingresso dei profili più giovani e la loro integrazione con i profili più senior portano una naturale agilità digitale, non soltanto digitale, ma proprio di mindset, una propensione quindi al cambiamento che accelera l'innovazione. Quindi in questo scenario diciamo che le generazioni intermedie possono svolgere il ruolo di pivot culturale, traducendo le diverse necessità, ma anche le esperienze storiche e come dire, i nuovi modelli operativi portati dalle generazioni più giovani. E questo riduce in un certo senso quello che viene detto il group thinking, cioè la parte, diciamo, in pensiero unico omologato, perché costringe l'organizzazione a confrontarsi costantemente con prospettive diverse.
In solco il tema delle pari opportunità non è visto come un obbligo normativo, ma è in realtà un tratto distintivo della nostra identità, tanto che oggi la nostra popolazione aziendale è composta per il 70% circa da donne, con una presenza femminile di circa il 50%, anzi esattamente il 50% anche dai partner, quindi tra i soci dell'organizzazione. Una delle società del gruppo ha recentemente, tra l'altro, ottenuto anche la certificazione 125, UNI 125 per la parità di genere, e ci ha permesso di strutturare ancora meglio le nostre procedure e darci anche uno stimolo a strutturare ancora meglio le nostre procedure e formalizzarle, in quanto spesso nelle PMI non c'è una strutturazione vera sulle pari opportunità, non ci sono diciamo delle procedure standardizzate di norma, ma questa norma porta ovviamente a strutturarle al meglio. Nei processi di selezione, ad esempio, utilizziamo criteri basati esclusivamente sulle competenze, sul potenziale, assicurandoci che il punto di partenza sia sempre la non discriminazione nella rosa di candidati diversificata. Ed ad esempio, per quanto riguarda l'avanzamento professionale, utilizziamo anche una trasparenza meritocratica, per cui i percorsi di crescita non sono assolutamente veicolati come driver dal sesso, da qualsiasi altra tipologia di forma discriminatoria, ma che si garantisce che ogni talento possa esprimersi indipendentemente dal genere o dall'età.